L'occhio del cielo, il simbolismo dell'occhio del cielo, l'occhio di Dio o l'occhio di Brigid, quindi di una dea. La croce di Brigid, che si celebra proprio in questo periodo. Cosa significa tutto ciò? Parliamo di sole, di simboli, di barca solare, di dea, con qualche interpretazione che è per nulla scontata. Se non mi conosci, sono Laura Ghianda e con questo canale mi occupo fondamentalmente di teasofia, che è una nuova visione spirituale che si fonda sull'immagine guida di una madre cosmica, e di spiritualità radicata, che è anch'essa una visione sul mondo, sulle cose, sulla realtà totalmente nuova e da esplorare. Non avrebbe senso condividere le mie ricerche se non ci fosse nessuno ad ascoltarmi. Quindi, se ti va, iscriviti al canale, lasciami un mi piace o anche un cuoricino nei commenti per dirmi che sei passata al passato di qua. Li hai mai visti questi? Sono molto conosciuti nelle tradizioni delle Americhe centro-meridionali come Ojo de Dios, ovvero occhio di Dio. Però in particolare in questa versione, che tengo originale con tanto di etichetta, viene chiamata occhio di Brigid, e infatti qui ci sta anche il suo pendaglietto con Brigida, la dea Brigid d'Irlanda, che poi è stata anche tramutata in una santa cristiana come Santa Brigid, che è la patrona appunto dell'Irlanda, insieme a San Patrizio. Il fatto che questo manufatto, scusate il gioco di parole, sia comunque diffuso anche in Europa e tradizionalmente si comincia a costruire, questa è una versione che ho fatto io, per la festa di Imbolc, che è proprio la festa tipica dedicata a Brigid e non al dio Imbolc come scritto su Wikipedia, per l'amor del cielo, ha posto un po' di confusione, soprattutto una mia ex studentessa protestò per il fatto che in un laboratorio creammo appunto la croce di Brigid, chiamata così perché io di teasofia mi occupo, quindi di un'immagine guida di una madre cosmica e non di cristianesimo, e come fosse possibile, quindi stavo forse io spacciando un simbolo superficialmente per qualcosa che non è. Ecco, allora, in questi casi, se noi rimaniamo sui libri, su internet, sfugge il senso. Il simbolo utilizza un linguaggio analogico. Com'è che andiamo a fondo della questione? Andiamo a fondo della questione guardando al significato originale. Sotto tutte le stratificazioni di quello che è poi diventato il nome più recente, che sia occhio di Dio, occhio della dea, occhio di Brigid, questo simbolo rappresenta la stessa identica cosa di questo simbolo, che è la croce di Brigid. E quindi che cosa? Il sole. E sul fatto che rappresenti il sole non c'è tanto dubbio, un po' per la sua conformazione, sono 4 assi, una croce e una tessitura di un filo che si avvolge intorno e che richiama quindi quest'altro simbolo che è la croce solare, ma anche nel nome, occhio. Occhio di Dio, della dea, di chi ti pare a te, ma occhio. Perché occhio? Perché il fatto di vedere il sole come astro supremo nel cielo diurno lo faceva paragonare a un occhio. L'occhio del cielo nella sua versione diurna, perché poi abbiamo anche un occhio della notte, la sua versione notturna, che è la luna, e che nella mitologia delle Dolomiti è un eroe maschile e si chiama Eidenet, che significa esattamente occhio della notte. E quindi qua iniziamo un pochettino il cortocircuito, ma come il sole occhio, quindi occhio di Dio, occhio della dea? Questo dipende semplicemente dalla cultura che osservava il sole. Noi dobbiamo fare un po' questo processo per andare a fondo dei simboli, percepirli anche analogicamente con l'intelligenza del corpo, farne esperienza, perché non si tratta meramente di concetti, ma si tratta proprio del rapporto dell'esperienza umana con il determinato fenomeno, e da qui scaturisce il simbolo, per tutte le analogie che il simbolo può portare. Quindi abbiamo un occhio del cielo che veniva visto in forma femminile in Europa di gran lunga prima della concezione greca
classica che vide nel principio solare assolutamente un principio maschile per poi abbinare il principio lunare a quello femminile, ma questo proviene dalla Grecia classica, dalla Grecia antica, solamente da un certo momento della storia in poi. Molto prima, per tutto il periodo precedente, abbiamo invece una visione del sole come una dea, o meglio, come una signora potente, perché il nome dea, se mi segui, saprai che è un nome un po' improprio che usiamo per praticità, ma che potrebbe disorientare, proprio perché appartiene a un po' a quello stesso tipo di cultura che ha iniziato a suddividere dei, dee, divinità maschili, divinità femminili, sole, luna, eccetera, eccetera. Ci scrive Luciana Perkovic in questo testo meraviglioso. Lei ci parla della regina del sole, Arinna. La dea in questione è il sole, che in origine era percepito come femminile, come erano considerati femminili il cielo e l'acqua. Il passaggio da femminile a maschile del sole è uno di quei momenti che segnalarono un cambio di paradigma, quando la dea diventò solo terra e il sole, partorito dalla dea terra e che nella terra ritorna ogni sera, è diventato Ra, signore del cielo e della terra. La dea si è fatta mamma e corpo da possedere. E ancora Luciana Perkovic in questo fondamentale testo che non deve mancare in nessuna biblioteca di chi si approccia a questa ricerca, è da qua che bisogna cominciare, ok? Sempre di Arinna, forse perché non di un padre si trattava all'origine, ma di una madre, dotata della capacità di regolare, di comprendere, di prevedere il futuro, di conoscere le leggi dell'universo, di dirimere le questioni, di porre ordine nel disordine. Si tratta, in altre parole, di un principio regolatore femminile ben diverso dalla ristretta idea del femminile materno preoccupato di pulire pannolini e di distribuire dolcetti o punizioni ai figli, che è l'idea predominante e riduttiva associata al materno nella cultura attuale. La mamma cameriera, amplificatrice della legge del padre, che non ha nessun principio di autorità propria. Qui, invece, è la dea regina del primo principio di autorità. Non solo, ma lo stesso suo titolo di Arinna, regina del sole, va contro altri stereotipi pervicaci sulla natura del femminile, interpretato sempre o in analogia alla terra, sia pure una terra animata e mobile, come i serpenti, i draghi o la lava, e quindi sempre un po' scuro, basso e greve, o alla luna, e quindi sempre un po' oscuro, algido e lunatico, dimenticando che, per esempio nel vicino Egitto, Geb, la terra, era una divinità maschile e che Sin, a cui era dedicato il monte Sinai, era il nome maschile della luna, come nelle Dolomiti e i Dennet. Regine del sole furono in Egitto Hathor, col disco solare posto tra le corna sul capo, dea della gioia, inventrice della musica e della danza, e Amaterasu, la grande madre del cielo del sole, ancora oggi venerata in Giappone, e decine di altre dee solari, di cui molte proprio in Europa. E su questo però voglio fare un altro video, altrimenti questo diventa troppo lungo. Cosa ci dice tutto questo? Che dobbiamo invertire la solita polarità e adesso abbinare alla luna il principio maschile e al sole il principio femminile? No! Ci dice intanto che è lo sguardo che identifica quell'occhio, e questo è abbastanza archetipico. Ovunque il sole è stato identificato come occhio del cielo. Quindi a seconda di quello sguardo, per qualcuno, dipendentemente dalla cultura, dal tipo di simbolo, dai significati che la cultura vuole attribuire, perché noi siamo esseri di significato, quindi poteva essere visto come femminile e per qualcuno poteva essere visto come maschile, con una piccola però nota che è fondamentale. La visione della madre cosmica e quindi anche del sole primigenia, quella che viene dopo la separazione netta in principio maschile e femminile, in realtà è qualcosa di differente dalla metà femminile nell'universo, quindi non era un principio femminile visto in contrapposizione con il maschile, ma una madre che tutto conteneva, e su questo ho già fatto un video che puoi vedere e te lo linko giù in descrizione e qui sopra. Chi è la dea e perché riguarda anche il maschile. Quindi l'occhio innanzitutto è cosa? Cosa fa un occhio che è nel cielo? Un occhio che vede tutto ciò che succede. E se è un occhio che vede tutto ciò che succede, è anche un occhio che regola, che mette ordine.
ed è il simbolo della giustizia in qualche modo. Ciò che è giusto o ciò che fa male alla comunità è il principio del discernimento, da cui poi la Grecia ha associato all'origine della coscienza, che è appunto la sede del discernimento. Però precede la Grecia e precede anche l'iconografia della giustizia come dea bendata. E qui abbiamo quindi un discernimento, un principio di coscienza che non è solo maschile. L'ojo de Dios indigeno probabilmente credo proprio che abbia un'origine ben precedente all'arrivo dei conquistadores e quindi dell'associazione alla cultura cristiano-cattolica, che è andata a sincretizzarsi, a mescolarsi con le credenze locali. Da qui poi quindi non sappiamo, io non lo so, non ho approfondito quel filone di studi, non sappiamo come venisse visto prima di questo sincretismo, adesso abbiamo questo sincretismo che lo connota al maschile, ma questo non significa quindi che ci sia una verità unica o una verità giusta, che questo simbolo sia per forza maschile e chi lo definisce femminile sia nel torto, o anche viceversa, appunto dipende dallo sguardo. Io però, ripeto, insegno teosofia, quindi mi occupo di simbologia della dea e quindi vado a pescare questo simbolo per quello che è l'associazione ai simboli della madre cosmica, del ventre cosmico oppure dell'occhio celeste. Ed ecco che torniamo a Brigitte, Brigitte, Briga, Brigantia, è sempre lei in altri infiniti decine di nomi, e che abbiamo visto a questo simbolo che ricorda moltissimo il suo famoso occhio, quantomeno perché ha i 4 assi e ha questa dimensione di rotazione, si costruisce tramite questo ruotare che dà proprio dinamismo al simbolo, ed è fondamentale questo dinamismo. È fondamentale perché innanzitutto ci parla di un principio che non è statico come associato al femminile in epoca molto più tarda, ma abbiamo un movimento continuo. La dea la si capisce, la si percepisce se riusciamo in qualche modo a ragionare in movimento, mi viene da dirlo così, e quindi non per categorie statiche, che invece il pensiero duale oppositivo, che nominerò abbastanza in tutti i miei video, che invece è linea retta, 2 poli contrapposti. A ognuno dei 2 poli sono situate delle descrizioni che sono statiche, delle categorie che vanno in abbinamento, che è per esempio quello del maschile e femminile, come lunare, solare, eccetera, eccetera. No, qui abbiamo qualcosa che si muove perché? Perché il sole non è mai fermo. Noi possiamo anche mettere il tasto pausa a questo movimento e analizzarne ogni parte. Questo ci aiuta ad entrare nella comprensione, ma non dobbiamo mai perdere di vista l'ottica del movimento. E quindi è così che il Sole viene rappresentato anche come ruota del tempo, per esempio in questo antico simbolo. Perché non è che la ciclicità sia solamente femminile, la ciclicità è di ogni cosa che esiste, anche nel Sole. Il Sole ha la sua ciclicità che è visibile nel ciclo giornaliero e nel ciclo annuale. Da qui il trascorrere del tempo, la ruota temporale, la ciclicità che è anche nel Sole. La croce di Brigitte era tradizionalmente, tuttora oggi è tradizionalmente composta di paglia. La paglia è dorata ed ecco abbiamo anche un ennesimo richiamo al simbolo del sole, anche se devo dire, e lo rimando all'altro video che farò, in Europa non è universale l'associazione del simbolo solare con il colore oro. C'è addirittura un mito che ci parla di sole argentato e di luna dorata, ma lo rimando a un'altra storia. E quindi tutto questo ci porta a Brigitte, che non è solo la portatrice della luce, non è solo la portatrice del fuoco. Che cos'è il fuoco e la luce se non il sole stesso? Facciamo molta fatica a definire Brigitte dea solare, proprio perché abbiamo ancora una resistenza nella nostra testa fatta da quelle famose tabelline, da quel pensiero duale oppositivo, per cui il solare visto come principio maschile ci fa incastrare la lingua come dea solare. Non funziona così. Per capire la dea bisogna andare oltre quelle tabelline. E un altro principio, insomma, messo in chiave duale oppositiva che è riscontrabile nelle tabelline è appunto la contrapposizione tra luce e buio.
Di nuovo, nella ciclicità della dea, queste tabelline non funzionano, ci sviano lo sguardo. E poi accade, come purtroppo mi sono trovata a vedere, che ci sono persone che definiscono una dea tipicamente europea solare come Reizia, come principio femminile di quelle tabelline lì, quindi nell'incapacità di vedere, nell'impossibilità, ma non per cattiveria, proprio perché lo sguardo è educato a guardare in un'altra direzione, che invece lei stessa era il sole. E cosa si connette Reizia con quello che ho appena detto? Proprio perché la ciclicità del Sole è un giro completo, quindi non c'è soltanto la parte diurna, come i greci hanno fatto, di connettere il Sole alla luce, perché poi ci sarebbe la notte con la Luna associata al buio, ma è un Sole totale dove ha anche una parte infera. Anche di questo parlo sul video sul simbolismo del solstizio invernale che trovi in descrizione e qui sopra. Ovvero, noi vediamo in questo emisfero il Sole che nasce ad est, parentesi, Santa Brigida, che è la dea Brigid cooptata dal cristianesimo, per tradizione nasce all'alba. Guarda caso, chi nasce all'alba se non il Sole? Comunque nasce ad est, fa tutta la sua parabola, ha il suo punto massimo del mezzogiorno e tramonta ad ovest. E poi cosa fa dopo che ha tramontato ad ovest? Dorme? Prende la scorciatoia? No, completa il suo ciclo e quindi sotto il nostro orizzonte, nella terra oppure nel mare, a seconda del popolo che guardò, perché si parla di esperienza umana, quindi analogica, di percezione dal tuo punto di osservazione, tuo come essere umano, da ovest completa il suo cerchio verso ad est, dove ha la rinascita. E che fa nel frattempo? Sottoterra o sotto il mare diventa la barca solare, che è quest'altro simbolo che appunto è abbinato a Reizia, come si vede benissimo in questa iconografia dove lei ha il disco solare nella testa e il vestito costellato di soli. La barca solare nell'oscurità non può far altro nel mondo di sotto che accompagnare le anime dei morti. Lui stesso, il Sole stesso, o dovremmo dire lei se parliamo al femminile, muore per poi rinascere, perché questa è la stessa ciclicità della dea. E da qua abbiamo anche il simbolo della chiave, se vogliamo, associato a Reizia, che però non è un simbolo che assomiglia alla nostra chiave. La chiave eretica aveva una forma totalmente differente ed è molto simile a quella che Reizia sostiene nel celeberrimo disco di Montebelluna, e questi tipi di chiavi sono ancora adesso visionabili nel museo eretico in Val di Non. Ma ci importa poco, ci interessa capire cosa serve la chiave. La chiave apre, che cosa apre o chiude anche? Le soglie. Cos'è la soglia? Un punto di congiunzione da un ambiente e l'altro, se guardiamo casa nostra, ma guardando in ottica analogica è la chiave tra i mondi. Nel mondo della luce poi tramonta il Sole, entra nel mondo del buio e poi dal mondo del buio torna di nuovo nel mondo della luce. Ci sono due soglie che valgono in entrambe le direzioni, quindi dalla vita alla morte e dalla morte alla vita, ed è per questo che le divinità solari sono associate alla chiave, ed è per questo che la chiave è associata anche al parto. Perché? Perché che cos'è il parto? È il passaggio da un mondo oscuro dentro il grembo, il mondo precedente alla vita, a quello della vita, quindi una soglia che si apre. E qual è quella soglia tra i mondi? Il triangolo pubico da cui tutte veniamo e in cui tutti torniamo. È per questo, e ti richiamo il mio video che linko giù in descrizione e qua sopra sul perché la dea non è solo fertilità. La rappresentazione della ioni, dei genitali femminili, è riduttivo associarli al puramente sfornare figli per il clan, per la patria, per la tribù, per quel che ti pare, perché il simbolo più importante è proprio quello della soglia, la soglia aperta da quelle chiavi, e vediamo così che tutto ritorna. E tutto ritorna perché? Perché lo concepiamo in ottica analogica. Anche qua trovi un mio video sull'intelligenza analogica, e non quindi un'astrazione concettuale che probabilmente era non la via di conoscenza che preferivano le nostre antenate e i nostri antenati. E con questo possiamo chiudere questo video sul simbolo solare, fatto un po' veloce, però comunque con una durata dignitosa, e capire quindi che l'occhio del cielo è stato interpretato in modalità diverse, ma sempre occhio del cielo è. Ti saluto.
Spero di trovarti tra le iscritte e gli iscritti del mio canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!